Ogni anno questa sindrome colpisce milioni di studenti di italiano. Sì, capisco tutto quello che dice, ogni singola parola. Ma poi quando parlo con gli italiani non capisco niente. È come se stessero parlando una lingua completamente diversa. Voglio solo capire di più. Sì, è un problema che affligge molti studenti di italiano. Capiscono tutto quello che dice Tia Stefano, ma quando iniziano a parlare altri italiani, Ma non preoccuparti, ho la soluzione per te. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Spero che abbiate apprezzato quella piccola introduzione. Quindi voglio trattare di questo argomento in modo un po' divertente, perché alla fine quando studiamo una nuova lingua tutti abbiamo dei problemi, è normale. E capire alcune persone meglio di altre è normale. Quindi, se capisci tutto quello che dico io, ma non capisci molto bene gli altri italiani, non preoccuparti, perché nella lezione di oggi ti darò alcuni consigli pratici per migliorare le tue abilità di ascolto. Prima di tutto, perché riesci a capirmi meglio rispetto agli altri? Perché riesci a capire più facilmente quello che dico io? Beh, quando io faccio queste video lezioni, presto molta attenzione a parlare in modo chiaro e scandire tutte le parole, tutti i suoni. E non tutti gli italiani fanno così. E attenzione, questo non significa che quando io sto parlando con voi non parlo in modo naturale. Semplicemente sto dicendo che questo modo di parlare molto chiaro è dipendente dalla situazione in cui mi trovo. Per esempio, se sto parlando con voi qui su YouTube, parlo in modo molto chiaro, scandisco ogni singola parola e forse riduco un pochettino la velocità. Ma farei esattamente lo stesso se dovessi tenere un discorso davanti a un pubblico. Questo perché, anche se il pubblico è fatto da italiani, voglio assicurarmi che tutti capiscano molto bene quello che sto dicendo. Quindi dipende tutto dalla situazione. Se io sto parlando con un pubblico di persone che deve capire bene quello che ho da dire, allora parlo in modo chiaro. Scandisco bene le parole, riduco un po' la velocità. Se invece sto parlando con i miei genitori, mia sorella, i miei amici, beh, non parlo così. Anzi, tutti mi dicono che io parlo troppo velocemente. Allora voglio farvi ascoltare un messaggio vocale che ho mandato alla mia migliore amica e collega Gaia. Dato che Gaia lavora con me, spesso ci mandiamo dei messaggi vocali legati al lavoro. E allora voglio farti ascoltare questo messaggio vocale. Eccolo qua. Ascoltiamolo attentamente e vedi se riesci a capire tutto quello che dico. Ciao Gaia, mi sono dimenticato di dirti che praticamente io, vabbè, oggi devo girare quel video del capisco che dice Stefano al 100% ma non capisco quello che dicono gli altri, no? Però dobbiamo ricordarci di dire all'editor che ce lo deve montare un po' prima della scadenza che hai dato tu, perché poi parto e quindi non ho tempo di vederlo, come capito? Quindi ricordiamoci che, cioè dillo tu, che insomma ce lo devi dare un po' prima, ok? Ciao. Come puoi vedere, ho parlato molto velocemente e soprattutto non ho pronunciato bene tutti i suoni. Ti faccio qualche esempio pratico di momenti in cui non ho scandito particolarmente bene le parole. In questo audio stavo dicendo alcune cose di lavoro a Gaia, tra cui il fatto che lei avrebbe dovuto dire al nostro editor di montare il video un po' prima. Perché questo? Perché io devo partire, ho un viaggio, quindi dobbiamo un po' anticipare le cose. Sentite come informo Gaia del viaggio. Perché poi parto. Perché io poi parto. Perché io poi parto.
Perché poi parto. Perché io non lo so dire neanche, perché è difficile parlare velocemente quando non sto effettivamente parlando velocemente. Perché poi parto. Cioè, capito? È una cosa completamente diversa. Ascoltate qui. Cioè, dillo tu, che, insomma, ci potete vedere un po' prima. Ascoltiamo di nuovo. Cioè, dillo tu, che, insomma, ci potete vedere un po' prima. Cioè, diglielo tu che, insomma, ce lo deve dare un po' prima. Quindi diglielo tu che l'editor deve dare a noi il video un po' prima. Ce lo deve dare un po' prima. Insomma, ce lo deve dare un po' prima. Ce lo deve dare un po' prima. Ce lo deve dare un po' prima. Insomma, ce lo deve dare un po' prima. Capito? Cioè, quindi questo è esattamente quello di cui sto parlando. Anche io, quando sono in situazioni molto molto informali, tendo a parlare molto velocemente, non articolando bene quello che dico. Quindi il mio accento non è più così chiaro, parlo molto velocemente, mangio le parole, cioè non pronuncio bene ogni singola lettera e ogni singola parola, unisco tante parole insieme, quindi questo per farti capire che è una cosa totalmente normale. E generalmente quello che succede è che in base alla persona con cui stai parlando, la persona dovrebbe adattare il suo italiano anche al tuo livello, però questo non succede sempre. Spesso gli italiani non pronunciano bene, usano dei regionalismi, usano dei dialetti. Insomma, non è sempre facile. Però adesso voglio darti dei consigli pratici per migliorare questo aspetto. Primo consiglio che voglio darti è quello di non usare sempre gli stessi contenuti. Io lo so che ami i miei video, spero. Però se sei esposto all'italiano soltanto con i miei video o i video di qualche altro youtuber che insegna l'italiano, non è abbastanza. Questo perché ti abituerai a una sola voce, forse 2 o 3. E se sono appunto insegnanti, quello che succede è che parlano in modo più chiaro, parlano un po' più piano, quindi ti abitui a un italiano più facile. Quindi è molto importante guardare il mio canale o quello di altri insegnanti, perché puoi effettivamente imparare tante cose in italiano, proprio dal punto di vista didattico. Però non è abbastanza, cioè non devi usare soltanto il mio canale, ma devi usare anche altri canali, forse di persone, di creator, che non insegnano direttamente l'italiano, ma che parlano in italiano agli italiani. Sicuramente questa non è una cosa che puoi fare subito. Se sei ancora un principiante, sarebbe una sfida troppo grande, quindi continua ad usare del materiale specifico per chi sta imparando l'italiano. Ma se hai già un livello intermedio o un livello avanzato, non usare soltanto i miei contenuti, ma usa anche i contenuti di altri youtuber che fanno video in italiano per italiani, non per stranieri. Anzi, in passato ho fatto un video proprio su questo argomento, dove parlavo di alcuni youtuber italiani da guardare. Se vuoi ti lascio il link qui sotto in descrizione, ma una cosa che puoi fare è anche quella di scrivere qui sotto nei commenti alcuni youtuber italiani che ti piace guardare. In questo modo altri studenti possono avere delle idee su cosa guardare e tu puoi prendere delle idee da altri studenti. Quindi scrivi qui sotto il nome di youtuber che ti piace guardare in italiano. Un altro consiglio che voglio darti è: usa i sottotitoli. Usare i sottotitoli non è una debolezza, ma una grande forza. I sottotitoli, soprattutto all'inizio quando stai imparando una lingua, ti aiutano a dare un senso a quello che ascolti, perché grazie ai sottotitoli puoi abbinare i suoni che senti con le parole che leggi. Questa è una cosa che ti aiuterà tantissimo in italiano, perché svilupperà il tuo ascolto, le tue capacità di ascolto. Mi raccomando però, i sottotitoli devono essere sempre in italiano, mai usare sottotitoli nella tua lingua, perché altrimenti non funziona, non serve a niente.
Io parlo inglese da tantissimo tempo, saranno 10 anni, e anche se sono molto avanzato in inglese, continuo a guardare le serie TV, i film con i sottotitoli, perché imparo sempre qualcosa di nuovo. Perché tendenzialmente noi non ascoltiamo quello che non sappiamo. Quindi se per esempio nella serie TV usano una parola, un'espressione, una frase che noi non conosciamo, il nostro cervello tenderà a filtrarla. Se abbiamo i sottotitoli invece possiamo capire ogni singola parola e di conseguenza impareremo nuove cose anche dal contesto. Per esempio, una delle serie TV che io amo di più in assoluto, che guardo su Netflix, è un reality show. È un po' trash, ma mi piace tantissimo. Selling Sunset. Secondo me guardare trash TV, quindi tutti questi programmi un po' trash, aiuta tantissimo a migliorare in una lingua. Perché puoi vedere effettivamente come parlano le persone. Perché è un reality show, quindi appunto cose reali di tutti i giorni. E a me Selling Sunset piace tantissimo, mi faccio tante risate quando lo guardo, ma imparo tantissime cose. Le ragazze di Selling Sunset parlano davvero molto velocemente e usano anche tanti slang, tante frasi idiomatiche, e alcune di queste io non le conosco. Ma con i sottotitoli è molto più facile capire e imparo tantissimo. Quindi usi i sottotitoli e ti consiglio anche di guardare alcuni programmi un po' più trash in italiano. Lo so, forse non ti piacciono tanto, però magari provaci perché puoi imparare tante frasi colloquiali. Il mio terzo consiglio è quello di parlare, ovviamente, con persone diverse. Se per esempio fai 1 ora, 2 ore di lezione a settimana con un insegnante, perfetto. Però secondo me l'insegnante non può essere l'unica persona con cui parli. Cerca anche di parlare con altre persone, perché altre persone parleranno in modo diverso. Per esempio puoi fare delle lezioni di conversazione con un altro professore, cercare un gruppo di conversazione di italiano nella tua città, o anche per esempio se fai parte dei miei corsi Italiano Vero, puoi partecipare alla nostra community e lì potrai conoscere altri studenti come te. Oppure puoi scaricare delle applicazioni come HelloTalk oppure Tandem per trovare dei partner linguistici. Ti dico questo perché io ho imparato l'inglese americano, quindi per me è davvero facilissimo capire quello che dicono gli americani. Anche se parlano alla velocità della luce, capisco tutto. Non è lo stesso se sto parlando con una persona, per esempio, dalla Gran Bretagna. Capisco la maggior parte di quello che dicono, anche in base ovviamente all'accento, però sicuramente alcune cose non sono facilissime da capire per me, cioè devo impegnarmi, devo sforzarmi un po' di più. Invece se parlo con un americano, anche se non sono concentrato, capisco tutto. E lo stesso si può applicare all'italiano. Magari tu sei abituato all'italiano di Milano perché il tuo professore è di Milano, però se parli con qualcuno da Firenze, da Napoli, da Palermo, magari non li capisci allo stesso modo. È normale. Perciò è importante parlare anche con persone diverse. Poi il quarto consiglio che voglio darti è non avere paura di chiedere, di ripetere. Stai imparando l'italiano, stai imparando una nuova lingua che è una delle cose più complicate e frustranti del mondo. Lo so, ci sono passato anch'io. Quindi già il fatto che tu stia imparando una nuova lingua fa di te un supereroe. Quindi se sei con un italiano e quella persona parla troppo velocemente, magari usa dei regionalismi, comunque non capisci bene quello che sta dicendo, semplicemente chiedi di ripetere, chiedi di parlare un po' più lentamente. Non avere paura, fallo con gentilezza. Puoi dire: scusami, puoi parlare un po' più lentamente? Sto imparando l'italiano. Oppure: scusa, puoi ripetere quello che hai appena detto? Insomma, non avere paura. Ogni occasione è buona per migliorare. Quindi non avere paura di fare queste richieste. E ora finiamo con il quinto consiglio. Pazienza. Ci vuole pazienza. Riuscire a capire tutto quello che dicono gli italiani
potrebbe richiedere anni, perché dipende da tantissimi fattori. Per esempio, se parli una lingua simile all'italiano, come lo spagnolo, il portoghese, il francese, ma soprattutto lo spagnolo, forse capirai molto più facilmente l'italiano. Oppure se parli già altre lingue e quindi il tuo cervello è già abituato a imparare le lingue, probabilmente imparerai a capire gli italiani più facilmente e più velocemente. Ma se per esempio l'italiano è la prima lingua straniera che stai imparando, ci vuole pazienza, ci vuole calma, tranquillità. Non è facile. Chi ti dice che imparare una lingua è facile sta mentendo. Perché? Perché se fosse facile, lo farebbero tutti. Se fosse facile, tutti parlerebbero 3 o 4 lingue. Ora ti faccio una domanda. Di tutte le persone che conosci, la tua famiglia, i tuoi amici, quanti parlano fluentemente più di una lingua straniera? Pensaci. Quanti? Ecco. Imparare una lingua e portare questa lingua a un livello molto alto è una cosa rara. Ci vuole calma, ci vuole pazienza, ma ci vuole anche studio, impegno. E tu non ti preoccupare, sei sulla strada giusta. E ovviamente se vuoi un aiuto in più, ci siamo noi ad aiutarti con i nostri corsi Italiano Vero. Puoi visitare la nostra pagina www.teacherstefano.com/corsi per vedere tutti i corsi disponibili in questo momento. Sono sicuro che ti aiuteranno tantissimo. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo ci aiuta tantissimo, e lascia anche un bel commento. Fammi sapere che ne pensi dell'introduzione divertente che ho fatto. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!